Benvenuti o bentornati su Minions e Miniatures. Io sono Elia ed oggi vi mostrerò come dipingere il più classico dei mostri nei giochi di ruolo fantasy, ovvero un drago rosso. Come vedrete, io dipingerò una versione piuttosto ridotta, ma il procedimento per pitturare un drago rosso rimane lo stesso per qualsiasi dimensione abbia la miniatura. Perciò prendete tutto l'occorrente perché stiamo per cominciare. Eccoci al tavolo da lavoro. Questa volta ho deciso di primerizzare la miniatura con due primer differenti, nero per il corpo e grigio chiaro per le ali. Ho cominciato dipingendo il corpo del modello, evitando la pancia, con il colore Heavy Violet. Questo colore base renderà più vibrante il rosso che applicheremo tra poco. Successivamente ho aggiunto una goccia di Scarlet Red e ho ridipinto le medesime parti. Per dipingere la pancia e le corna ho mescolato 2 gocce di khaki e una goccia di plug brown. Le ali e gli spuntoni presenti sul volto e sulla schiena del drago li ho dipinti con il colore Heavy Red.
Ed ecco il modello dopo aver applicato i colori base. A questo punto ho applicato le lavature su tutto il modello. Per la pelle ho miscelato 2 gocce di Carroburn Crimson e una goccia di Druchy Violet. Ho usato l'Agrax Earthshade per la pancia e le corna, il Carroburn Crimson per le ali ed il Casandora Yellow per gli spuntoni. Una volta asciutte le lavature ho cominciato a lumeggiare il modello. Questa volta ho deciso di cominciare dalle ali, riapplicando il colore base e successivamente il colore Heavy Skin Tone usando la tecnica del dry brush. Non preoccuparti se in questo passaggio sporchi alcune aree delle ali che non dovrebbero essere dipinte con questo colore. Le potrai ridipingere una volta terminate le lumeggiature. Infine ho applicato anche il colore Ushabti Bone con la tecnica del dry brush. A questo punto ho cominciato a lumeggiare il corpo del modello, aggiungendo il Bloody Red ai colori usati inizialmente, ovvero l'Heavy Violet e lo Scarlet Red. Check the mic and make sure it sound right, boys. Come vedi, questo è un procedimento piuttosto lungo, dato che mi sono focalizzato su ogni singola scaglia presente sul corpo del drago. Perciò prenditi il tuo tempo per completare il lavoro. It sound right, boys. Successivamente ho aggiunto anche una goccia di Orange Fire ed ho ripetuto il medesimo procedimento. Anche in questo caso lavora con calma e non avere fretta di finire. It sound right, boys. It sound right, boy.
Infine ho applicato un'ultima lumeggiatura solo su alcune scaglie del corpo e delle ali del drago, aggiungendo al colore anche una goccia di Moon Yellow. La pancia del drago e le corna le ho ridipinte con un mix di Beastie Brown e Khaki in rapporto 1:1. Purtroppo la videocamera ha smesso di registrare senza che me ne accorgessi, ma il risultato che dovreste ottenere è circa questo qui. A questo punto ho aggiunto una goccia di Khaki ed ho continuato a lumeggiare le medesime zone. Infine, con un'ulteriore goccia di Khaki, ho lumeggiato solo i bordi delle scaglie della pancia del drago. Successivamente ho deciso di applicare uno strato sottile di Lamian Medium ed Agrax Airshade in rapporto 3:1 sulla pancia del modello. Questo ovviamente è un passaggio facoltativo. Ho ridipinto alcuni spuntoni presenti sul volto e sulla schiena con un mix di Heavy Red ed Orange Fire in rapporto 1:1. Infine, aggiungendo una goccia di Moon Yellow, ho lumeggiato solo la punta degli spuntoni ridipinti nel passaggio precedente. Ed ecco il drago completamente dipinto in tutto il suo splendore. Devo ringraziare il mio amico Yanez che mi ha gentilmente regalato questa bellissima miniatura da dipingere stampata in resina. Se vi interessa vedere i suoi ultimi lavori, vi consiglio di visitare la sua pagina Instagram Electronics213D. Inoltre, se siete interessati a comprare delle miniature o dei modelli stampati in resina, non esitate a contattarlo per avere un preventivo gratuito. Devo dire che mi sono divertito davvero molto a dipingere questa miniatura e spero di essere stato all'altezza. Come al solito ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate anche un like. Io vi ringrazio per aver visto questo tutorial e noi ci vediamo come al solito settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!